Buongiorno a tutti e buonasera in Australia. Maurizio, oggi Buonasera. ritorniamo, sì, ritorniamo Buongiorno. qua. Buongiorno a Elena, abbiamo una bellissima ospite giovanissima che ci racconta un po' la sua esperienza. Siamo, per localizzarci, siamo in Piemonte in questo momento e toccheremo anche degli argomenti molto interessanti. E allora voglio subito passare la parola ad Elena per presentarsi, raccontarci un attimino chi è e poi ci addentriamo. Grazie Elena per essere qua. Grazie a voi per avermi invitata. Ciao Stefania, ciao Maurizio. Allora, cercherò di essere breve sulla mia presentazione. Io sono Elena, sono classe 96, ho da poco finito gli studi, a ottobre per la precisione. Ho avuto un percorso diverso tra laurea triennale e magistrale. Ho iniziato a Torino a studiare economia aziendale come molti fanno, direi, un po' per imparare cose diverse rispetto al liceo e per introdurmi in un'università in cui insomma si può imparare a fare tutto. E dopo 3 anni di studio di management, marketing, accounting, tutto il resto, mi sono detta, ma cosa voglio fare? Voglio continuare a studiare le stesse cose o voglio capire di più? E quindi dopo una lunga riflessione estiva ho scelto di seguire la mia passione per il cibo e per il vino. E ho scelto di venire in questo piccolo paese di nome Bra, conosciuto tendenzialmente per la salsiccia di Bra, dove ho potuto iniziare un percorso di studi molto particolare, intitolato Food Innovation and Management, che può dire tutto come niente, semplicemente detto in parole povere è l'economia applicata al settore del cibo, ma è molto riduttivo dire così perché in questo piccolo mondo di Pollenzo ho potuto veramente capire l'importanza delle cose semplici, del vero, della vicinanza con la terra, anche perché qui sono fortunatamente circondata da piccole e grandi aziende che producono vino, questo è diciamo il maggior business qua attorno a me, e questo mi ha fatto proprio avvicinare ancora di più alla terra, ecco. Non pensavo potesse interessarmi e invece stare qui mi ha veramente fatto capire il percorso che volevo intraprendere. E grazie ai miei percorsi, ai miei studi di economia applicati in questo ambito qua, in questo momento posso dire di provare a dare il mio contributo a una parte del mondo che mi interessa, che è quello del vino, quello del cibo. E per fortuna nel contesto in cui mi trovo è un qualcosa a cui si dà molta, molta importanza. E quando vai a parlare con un produttore capisci che effettivamente lui vive per quello e non lo darebbe mai via. E questo è quello che mi piace, che si porta avanti da generazioni, da centinaia di anni. È veramente una grandissima opportunità e mi sento molto fortunata ad essere qui. Ecco, grazie Elena. Adesso prima Anzi, di... se posso aggiungere, Sì, ho avuto anche vai, vai. un'esperienza all'estero, per quanto sia stata bellissima in Canada, però proprio quella in realtà mi ha fatto capire la volontà di tornare in Italia per cercare di dare un valore aggiunto a quello che era il Made in Italy. Ottimo, grazie. E prima di passare la parola a Maurizio, così io volevo appunto anche evidenziare il fatto che hai fatto una bellissima tesi. Ho avuto la possibilità di leggerla ed è per quello che poi ho detto sì, Elena è proprio rappresenta la figura ideale per quello che stiamo portando avanti, Commuoviamo le acque, perché traspare tutto ciò che hai detto, traspare nella tesi e questo non è poco. È stato un bellissimo lavoro e volevo farti appunto i complimenti anche pubblicamente. Grazie. Figurati. E adesso vai Mauri, tocca a te. A me è piaciuto un sacco, Elena, quando hai detto che ti hai preso una pausa estiva o comunque sei andata a riflettere su quello che volevi fare, perché
non si finisce mai di fare questa cosa qui e dovremmo farla più spesso. Quindi grande, perché farlo alla tua età è molto importante. E riguardo la tua esperienza all'estero, sono curioso di sapere quanto nel mercato a cui ti stai approcciando, quanto è influenzato dalla richiesta all'estero e quanto dalla richiesta locale. Ma allora, diciamo che per il settore in cui lavoro io lavoro per un e-commerce di vino, Original Italia, che dal nome si capisce in realtà si vende solo vino italiano. E, quindi in realtà noi in questo momento stiamo principalmente lavorando sul settore italiano, quindi quello che ho fatto all'estero lo influenza ancora poco, però il nostro obiettivo è proprio quello di vendere l'italianità e l'autenticità all'estero. E questo sicuramente secondo me sarà veramente un valore aggiunto, perché rapportarsi con la conoscenza, perlomeno di base, che hanno le altre persone al di fuori dell'Italia, secondo me può essere molto molto importante. Anche se devo ammettere che secondo me è molto più difficile provare a relazionarsi, a vendere a un italiano rispetto a uno all'estero. E vendere l'italianità all'italiano non sempre risulta semplice, soprattutto perché noi siamo molto fragmentati, ed è questo il nostro valore aggiunto, secondo me, in realtà, che non si percepisce all'estero. E questo lo sottolineerò sempre, perché non posso trovarmi diciamo a Venezia e mangiare la pasta bolognese, no, è questo che bisogna far capire all'estero, che ognuno ha le sue particolarità, ognuno ha le sue tradizioni, e questo è quello che cercherò di portare fuori dall'Italia. Grande. Bellissimo. Ascolta, siccome appunto a me aveva colpito un po' il tuo percorso anche nella tesi, anche questo discorso che hai detto, il valore aggiunto è la biodiversità. Mi piacerebbe che approfondissimo un attimo e ci raccontassi un po' il tuo approccio, quello che emerge poi anche dal tuo lavoro. Sì, allora parto dal presupposto che non sono una biologa o una chimica, quindi diciamo i miei studi, la mia tesi si è basata sulle conoscenze che avevo io e che sto cercando di generare ogni giorno di più. La biodiversità in Italia, come sappiamo, è veramente ampia, pur essendo un paese molto molto piccolo, e questo nel vino si rispecchia tantissimo, e quindi ho cercato di estrarre l'autenticità nel mio percorso di tesi, seguendo il percorso del vino, che è molto molto lungo, perché la filiera del vino spesso è tanto lunga. Il produttore che imbottiglia non saprà mai dove veramente arriverà la sua bottiglia. E quello che cerchiamo di fare noi con Original Italia è proprio questo, di ridurre al minimo la filiera, quindi passare dal produttore direttamente al consumatore. E questo è quello che ho cercato di spiegare, magari anche con parole un po' difficili nella mia tesi, di portare avanti quello che il produttore stacca dal raspo, estrae dall'acino, cercare di portarlo direttamente nel bicchiere di quello che lo beve. E questo è assolutamente necessario, che parte dal produttore stesso. Ovviamente non posso io fare la parte sostenibile del produttore, quindi noi la parte importante che facciamo è proprio la scelta del produttore stesso, che deve essere sostenibile, che deve esaltare quello che ha. Quello che abbiamo è tantissimo e dobbiamo cercare di esaltarlo nel miglior modo possibile, che è lasciar fare la natura. E io ho cercato di spiegarlo in tutto il mio percorso, toccando anche aspetti un pochino più economici, che sono fondamentali, perché bisogna poi riuscire a raccontarlo e a venderlo, e anche in modo carino, se vogliamo, quindi scegliendo un'etichetta di un certo tipo, parole giuste, eccetera. Però poi non serve, nel momento in cui assaggi il vino, sono sicura che anche chi non ne dice di non saperne nulla capisce l'autenticità. Ottimo, grazie. Autenticità si porta avanti in tutta la mia tesi, e non solo, è quello che cerco di fare tutti i giorni. Questa conversazione dovremmo averla con un bicchiere di vino, Elena. Sono d'accordo. Dobbiamo dare una bottiglia a tutti. Si può fare.
Senti un po', riguardo all'impatto dell'e-commerce, quindi la vendita online in una piattaforma italiana, come la state gestendo? Come la vedete? Beh, Perché noi siamo allora, abituati al sì, dare. esatto. Mm. Allora, diciamo che noi siamo nati poco tempo fa, a marzo, quindi sapete bene che periodo stava iniziando a marzo, e io ho iniziato con loro, quindi ho iniziato col tirocinio, poi sono stata inserita nel team definitivamente, proprio in un periodo un pochino complicato che ci stiamo ancora portando dietro. Devo dire che in quel periodo sono nati tantissimi e-commerce di vino, quindi c'era veramente un mare di siti con qualunque tipo di vino che potevi trovare in Italia. E quindi è stato difficile cercare di emergere, perché dire ok, però qual è la mia diversità, il mio valore aggiunto. Quindi a livello proprio di tecnicità dell'e-commerce è stato semplice, perché comunque abbiamo competenze diverse che ci hanno permesso di svilupparlo bene. Il racconto è quello che stiamo cercando di sviluppare giorno dopo giorno, cercare di far arrivare appunto questa autenticità attraverso il computer, che è veramente difficile. E per fortuna si riescono a fare queste cose come stiamo facendo noi, quindi dall'Australia, Sardegna, Langhe, eccetera, però è un qualcosa che effettivamente è il nostro ostacolo più grande, ma anche la nostra sfida più bella, cercare di raccontare quello che vendiamo, che vendere sembra brutto, ma proprio quello che portiamo, vogliamo portare in tavola, ecco, il vino che vogliamo portare. È una sfida difficile, ma insomma, noi teniamo duro e sono sicura che andrà bene. Benissimo. E infatti a proposito di sfide, di percorsi, che cosa ti verrebbe da consigliare a chi magari ha intrapreso un percorso come il tuo? E soprattutto a me piace molto il termine autentico, perché anche per me è un grande valore riuscire in ciò che si fa, mantenere e portare l'autenticità, e la possibilità di veicolarla attraverso il vino, secondo me è bellissima. E allora ti chiederei, appunto, in questi termini, che cosa consiglieresti a chi intraprende un percorso come il tuo? Ma allora, devo dire che la scelta proprio dell'università è stata fondamentale, perché mi ha appunto fatto toccare aspetti importanti della sostenibilità che sono molto più profondi di quello che sembra, perché sostenibilità spesso non si sa definire, e invece bisogna toccare molti aspetti, da quello ambientale a quello sociale, ma anche a quello economico. E quindi dopo questi 2 anni, diciamo che non volevo che il mio studio scemasse e finisse lì, e oltre a volerlo portare avanti con la mia tesi, mi sono detta devo trovare un lavoro che effettivamente mi caratterizzi, che porti avanti questi valori. E quindi sono diventata matta a trovare effettivamente una realtà che potesse esprimere al meglio queste caratteristiche, e quindi secondo me la scelta sia di un percorso di studi che poi del tuo lavoro è fondamentale per dire sto facendo veramente qualcosa di bello, perché ovviamente anche a me piacerebbe stare sulle spiagge australiane che vede Maurizio, però devo fare qualcosa, e quindi devo scegliere un lavoro che mi piaccia, che esprima al meglio queste cose. Quindi quello secondo me è il consiglio che darei a tutti: scegliere quello che effettivamente ti piace, anche se è difficile, però bisogna provarci. E per me Original Italia è stato proprio il risultato perfetto dopo questi studi. Ottimo, Grandissima. Ste, io sono contentissimo. altrettanto. Il prossimo Ed incontro lo facciamo veramente con un bicchiere È di stato vino, pure così corto, raccontiamo, infatti, sì. siamo raccontiamo coerenti la su un bicchiere storia. di vino Sì, parlando di sì, vino, ragazze. perché è bellissimo. A Da me noi è un po' presto. è Alle vero, 9 devo dire che effettivamente. farei fatica anch'io. Dobbiamo Anche se ho trovare un una modo. cantina qua che tutto Ecco, qua. vedi? Potremmo. Però è bello, perché è bellissimo, secondo me, quando ho letto la tesi di Elena, mi ha proprio ispirato la possibilità con un bicchiere di vino uno può raccontare il mondo, partendo veramente da tutto. E questa cosa, secondo me, è proprio un veicolo per parlare di sostenibilità, perché lì tocchi tutte le sfere: sociale, economica e ambientale.
e m'ha proprio illuminato, è stata molto interessante la lettura. Insomma, io spero di avervi detto, perché comunque il tempo effettivamente era poco, poi uno dice mi vergogno, ma avrei parlato in realtà ancora per un'ora e passa. Ma E quello che rifaremo, vorrei fare è secondo me. proprio, sì, assolutamente. A me piacerebbe proprio rimanere in Italia, ma viaggiare portando dietro con me questi valori, ecco, quindi Credo che spero di poterlo fare. nel Ce settore l'auguriamo. che stai lavorando hai un sacco di possibilità da quel punto di vista e penso che lo sai già, quindi grande. Continua così Elena e Grazie. noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Volentieri. mille. A presto Ciao. allora. Ciao Ciao, ciao, ciao. ciao.